La terza classe che andiamo ad affrontare è invece quella del guerriero, che finalmente troviamo una classe di razza umana. Quindi per giocare il guerriero molto probabilmente utilizzeremo la razza umana. Le caratteristiche principali del guerriero sono danno e combattimento in mischia, come il paladino in modalità Justice. In realtà anche il guerriero è molto similare al paladino, nel senso che le due specializzazioni prevedono una totalmente improntata sull'attacco e sui danni, che prediliggerà quindi la fase danno, la caratteristica danno del guerriero, che sarà basato come attributo principalmente sulle combo. E quindi cioè, praticamente ci dice che con queste due lame di cui è dotato il guerriero farà devastanti danni ai nemici. Quindi il classico guerrierone che va, mena tutti e fa una sbrega di danni ai nemici. Per quanto riguarda la versione War Shield, invece, è una versione in cui il guerriero sarà molto probabilmente in questo caso, a differenza del paladino, il guerriero non sarà un tank vero e proprio, ma visto che la descrizione ci dice che porta supporto agli alleati, mi aspetto comunque sia che generi degli scudi, abbia delle abilità difensive nei suoi confronti e dia dei bonus anche agli alleati, dei bonus difensivi anche agli alleati. Infatti, in questo caso possiamo vedere che anche lui, con questa specializzazione, invece che avere danno tra le caratteristiche principali, ha quella del tank. Diciamo che guerriero e paladino molto probabilmente faranno relativamente un po' lo stesso ruolo all'interno del gruppo, con l'unica differenza che il paladino sarà più improntato con grossi danni nei confronti delle creature malvagie e vedremo poi in che modo saranno classificate queste creature malvagie. Mentre il guerriero è quello che fa danni a tutti indipendentemente dalla loro natura. Invece, per quanto riguarda il ruolo tank, molto probabilmente il paladino sarà lui a mettersi di fronte agli altri, appunto come vi dicevo prima, a prendere i danni, mentre il guerriero farà in modo da poter relativamente dare dei bonus a tutto il gruppo. Vedremo e affronteremo meglio poi, una volta che avremo il gioco in mano, tutte queste cose le affronteremo meglio, le cercheremo di sviscerarle meglio tutte.